Cenk Tosun prepara una sorpresa in Spagna e continua a posare con la sua fidanzata. Benvenuti su Segreti Turchi, il vostro angolo di intrighi e sentimenti dal mondo dello spettacolo. Prima di entrare nel cuore del racconto, mettetevi comodi. Oggi vi svelo ogni retroscena della nuova avventura spagnola di Cenk Tosun e della sua compagna, Mahsine Merabet, tra foto che fanno discutere, sussurri di corridoio e piani di vita che sembrano ormai prendere forma. Tutto prende slancio dopo il Festival del Cinema di Roma. Appena spenti i riflettori, Cenk non fa in tempo a togliersi lo smoking che già vola oltre confine, destinazione Spagna. Stavolta non si muove da solo, al suo fianco c'è Mahsine. Presenza magnetica, discreta quando serve e luminosa quando la scena lo richiede. I due, che per mesi avevano custodito il loro legame con una certa prudenza, decidono di concedere al pubblico uno spiraglio in più. Non una confessione plateale, ma segnali chiari, scatti pieni di complicità, sorrisi condivisi e gesti di cura che, più delle parole, raccontano un sentimento in crescita. I fan si sciolgono, i commentatori alzano il sopracciglio. I giornali prendono nota. Madrid. Barcellona. La città definitiva resta un rebus, ma ciò che appare evidente è il bisogno di Cenk di respirare un'aria nuova. Spagna come scenografia di un capitolo fresco, come energia che rimette in moto sogni, routine, progetti. E, soprattutto, come rifugio dove, con Mahsine al fianco, ritrovare ritmo, motivazione e voglia di mettersi in gioco. Questa fuga non è il capriccio di un weekend, non è una parentesi. È un punto di svolta. Tra un sopralluogo e l'altro, tra discussioni sul mobilio e sopralluoghi nei quartieri più vivaci, trapela che la coppia stia riflettendo su questioni molto concrete, come impostare la quotidianità, quali abitudini costruire insieme, a chi aprire la porta del proprio cerchio sociale. Una convivenza che, a detta di chi li ha incrociati, sembra già scritta negli sguardi. D'altra parte, per un attore abituato a reinventarsi, cambiare città significa anche rimettere in discussione la propria identità professionale, progetti nuovi, set più vicini, sinergie da esplorare. E Mahsine, con il suo passo elegante e quella calma risoluta, appare come l'alleata perfetta. Sui social, intanto, si accende la miccia. Cenk e Mahsine non mascherano l'affetto, mano nella mano sul lungomare. Un brindisi al tramonto, look coordinati che fanno pensare a un gioco di coppia consapevole e molto curato. Le immagini catturano passeggiate sulla spiaggia con il vento che spettina i capelli, cene dove le luci calde riflettono nei calici e nei loro occhi, e scatti rubati tra boutique e strade storiche. Il risultato? Un'ondata di cuori e commenti, ma anche un coro di critiche. In tanti li celebrano. Ma non mancano quelli che si chiedono perché esporre così apertamente un legame ancora giovane, e soprattutto perché insistere sulle pose romantiche che finiscono puntualmente in tendenza. Nel tam-tam digitale, prende corpo la domanda più ripetuta, perché continuano a posare così? C'è chi interpreta la scelta come un rito contemporaneo dello showbiz. Nel mondo delle celebrità, raccontare l'amore attraverso le immagini è quasi un linguaggio. Un modo di imprimere il proprio nome nella memoria collettiva. Ma l'attenzione, si sa, ha un prezzo. Tra i commenti più duri si leggono allusioni alla vita privata di Cenk, interpretazioni, supposizioni e cronache non sempre allineate ai fatti. Qualcuno insinua che ci siano nodi del passato non del tutto sciolti, altri, legati a un'idea più tradizionale di riservatezza, storcono il naso di fronte a tanta visibilità. È il gioco della fama, ogni foto che scalda il cuore a un fan, irrita qualcun altro. Eppure, c'è un punto che tutti riconoscono, l'eleganza di Mahsine, la cura nel vestire, l'intesa palpabile. Quell'immagine armoniosa moltiplica l'effetto virale, alimenta dibattiti e proietta la coppia in prima pagina. Le ragioni delle critiche affondano in due filoni ben distinti. Il primo riguarda il peso delle aspettative sociali. C'è chi pretende dalla vita amorosa di Cenk una compostezza esemplare, come se lo spettacolo non potesse permettersi la spontaneità. Ogni abbraccio diventa allora un caso, ogni risata una prova da esibire al tribunale dell'opinione pubblica. Il secondo filone nasce dalla confusione che i pettegolezzi alimentano,
capitoli chiusi o ancora aperti. Impegni di ieri, responsabilità di oggi. Voci che si rincorrono, spesso contraddittorie, come accade sempre quando la curiosità corre più veloce della realtà. Eppure chi conosce Cenk assicura che la sua bussola resta semplice: vivere il presente con sincerità, proteggere ciò che conta, non lasciare che le chiacchiere dettino la rotta. La Spagna, intanto, si offre come laboratorio di una vita nuova. La coppia prende appunti, visita quartieri diversi, calibra la distanza tra casa e set, immagina caffè di fiducia e piazze che possano diventare rituali. Se sarà Madrid, sarà per il fermento culturale e l'aria internazionale; se sarà Barcellona, sarà per quell'equilibrio raro tra arte, mare e ritmo metropolitano. In ogni caso, ciò che emerge è l'idea di una quotidianità condivisa, sveglie sincronizzate, allenamenti mattutini, una cucina piena di erbe e spezie, la musica che riempie il salone mentre si rivedono copioni e si preparano valigie per nuove tappe lavorative. Fonti vicine parlano di un'agenda che guarda alla penisola iberica come a una piattaforma creativa. Cenk starebbe valutando progetti girati in lingua locale o in coproduzione, e Massine, con fiuto e pragmatismo, lo accompagnerebbe nei passaggi strategici, dagli incontri con i produttori alle letture del tavolo. Sui social, il dibattito è acceso e, a tratti, feroce. Su Instagram scorrono caroselli di foto con milioni di visualizzazioni, su TikTok i fan montano clip di pochi secondi con colonne sonore travolgenti. Su X, tra un thread e l'altro, si scontrano i fronti del sì e del no. L'amore è naturale, scrivono in tanti, quando c'è, si vede e non si nasconde. Altri ribattono che la bellezza del privato è proprio restare privato. Qualcuno, confondendo voci e indizi, lancia accuse frettolose, qualcun altro invita alla prudenza, ricordando che la vita vera non coincide mai con il feed. Nel frattempo i programmi di intrattenimento raccolgono il materiale, lo montano, lo rilanciano. Eppure, malgrado il frastuono, Cenk e Massine sembrano aver trovato il proprio centro, camminano spalla a spalla, sorridono alle telecamere quando vogliono, si schermano quando serve. Niente forzature, niente sguardi bassi, solo la misura di chi sa che ogni scelta ha un prezzo e che vale pagarlo se protegge ciò che rende felici. L'atteggiamento di Cenk, a sentire chi gli è vicino, è lo stesso di sempre: ascolta, valuta, poi fa di testa sua. Non per capriccio, ma per fedeltà a un principio semplice: i sentimenti non si archiviano in un cassetto per timore di scontentare qualcuno. La gioia di condividere un attimo con la persona amata, dice spesso a chi gli chiede consiglio, non è una colpa. Questa fermezza, agli occhi di molti fan, è coraggio, andare dritti, con rispetto, senza piegarsi alle maree dell'algoritmo. Ciò non significa ignorare la realtà, significa non lasciarsene travolgere. Così i due continuano a mostrarsi, ma con un ritmo loro, personale, che alterna riflettori e silenzi, dichiarazioni e sorprese. Dietro le quinte, le conferme si moltiplicano. Pare che stiano valutando appartamenti luminosi, con grandi finestre e spazi per lavorare da casa. Si parla di un salottino che possa ospitare amici fidati, di un terrazzo dove cenare d'estate, di una stanza da adibire a studio creativo. Ma Massine sarebbe molto presente nelle scelte, attenta ai dettagli, abile nel trasformare gli spazi in luoghi dell'anima. E sul fronte professionale, i segnali convergono. La stampa già ricama attorno all'idea di una coppia in sintonia non solo nel privato, ma anche nei ritmi del lavoro. Lei è l'energia giusta per lui, ripetono alcuni opinionisti. Lui la lascia brillare e al tempo stesso la protegge, aggiungono altri. Parole che rimbalzano di redazione in redazione e che la coppia, per ora, lascia cadere senza smentite né conferme eclatanti, preferendo fatti, progetti, piccoli passi visibili. In questo gioco di equilibri, la Spagna si rivela una terapia. Cambiare lingua, cambiare orizzonte, riorganizzare gli impegni, tutto ciò aiuta Cenk a ritrovare la concentrazione, a riposizionare la bussola artistica. Gli addetti ai lavori notano un dettaglio: da quando Massine gli è accanto, l'attore appare più lucido nelle scelte, più selettivo sul tipo di storie da raccontare. Meno dispersione, più sostanza.
Una scossa che molti attribuiscono proprio a questa relazione, capace di generare fiducia e di cancellare la tentazione dell'ansia. E in fondo è questo che affascina i fan, veder sbocciare un'intesa che, al netto delle opinioni, sembra dare forza ad entrambi. Quel che è certo è che il racconto non finisce qui. Le prossime settimane porteranno rivelazioni sulla città prescelta, sulla casa che diventerà il loro nido, sulle abitudini che daranno ritmo al tempo. I post non si fermeranno, nuove immagini, nuove storie, nuovi sorrisi. Le critiche, con ogni probabilità, continueranno a scorrere, perché così funziona lo spettacolo, si ama, si discute, si divide. Ma mentre il brusio cresce, cresce anche l'attenzione intorno a Cenk e Massine, capaci di catalizzare curiosità e di restare al centro della scena senza dire una parola di troppo. Ogni loro apparizione finisce in rassegna stampa, ogni gesto ha una risonanza. È il prezzo della luce, ma anche la prova che la loro storia, oggi, parla a tanti. E allora eccoci qui, con un capitolo che comincia sulle strade spagnole e che promette di regalarci colpi di scena, decisioni importanti, giorni luminosi e notti piene di progetti. Questa è la storia dietro le quinte di Cenk Torun e Massine Merabet, così come l'abbiamo seguita per voi. Le foto che infiammano il web, le discussioni che dividono, le nuove abitudini che prendono posto nella vita di una coppia che, tra prudenza e audacia, sta costruendo qualcosa di proprio. Voi cosa ne pensate? Cenk riuscirà a schermarsi dal rumore mentre, con Massine al fianco, dà forma alla sua nuova vita in Spagna? Oppure la pioggia di scatti teneri continuerà a far discutere e a tenerli costantemente sotto i riflettori? Scriveteci tutto nei commenti. Se il racconto vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate le notifiche per non perdere neanche un capitolo della favola moderna di Cenk Torun e Massine Merabet. Ci vediamo nel prossimo video. La Spagna ha appena cominciato a parlare, e le loro voci, tra promesse e sussurri, hanno ancora molto da raccontare.